Ciao a tutti, io mi chiamo Joel e oggi voglio proporvi un paragone tra Lettera al padre di Kafka e Mio padre, uno degli ultimi pezzi usciti nell'album Mentre Los Angeles brucia di Fabio Fibra. Per quanto riguarda l'album in sé, ho subito capito che era un disco un po' particolare, che avrebbe richiesto più tempo per poterlo analizzare bene. Ho ordinato il vinile, quindi appena arriverà farò un unboxing e vi darò le mie prime impressioni su questo album, che vi dico mi sta piacendo molto, ma credo che per chi abbia sempre ascoltato Fibra sia anche uno degli ultimi tasselli da aggiungere al puzzle, ma ne parleremo più avanti. Ma oggi voglio fare questo confronto perché ascoltando questo pezzo, Mio padre, non ho potuto che pensare a questo piccolissimo libro che oggi ci terrei a raccontarvi e a mettere a confronto con il pezzo di Fibra. Fanculo papà, quel giorno è giunto papà, per colpa tua sono cresciuto insicuro papà, e ora dovrei restare muto perché non sei più qua, come una forma di rispetto e sentirmi in difetto. La prima differenza tra i due è che ascoltando questo pezzo e anche altri del nuovo disco si può intuire che il papà di Fibra non c'è più, che quindi è morto. La prima differenza quindi sta proprio qui. Quando Kafka scrive la sua lettera al padre, in realtà il padre è vivo e non sarà nemmeno il suo primo tentativo. Non so quanti tentativi ci sono stati nel caso di Fibra, ma sicuramente il tema dei genitori, anche della madre, lo ritroviamo in Fenomeno e in Ringrazio, della famiglia in generale ritorna molto spesso nei suoi dischi. Ma come vi dicevo, per Kafka non sarà l'unico tentativo. Lui scriverà 3 lettere prima di questa, 2 mentre viveva dalla sorella Otla e l'ultima che scrive mentre ascolta dal bagno il padre commentare l'assenza, l'essere estraneo di Kafka durante una conversazione che avevano avuto a casa di un amico di famiglia. Quindi lui la scriverà più volte e la cosa particolare è che lui chiederà pure di consegnarla al padre, cosa che Fibra ovviamente non può più fare. Lo chiederà alla madre, Julie, che però, seguendo un po' il suo carattere incline ad evitare gli sconti, riconsegna la lettera al figlio che poi chiederà sotto testamento di far bruciare tutte le sue opere. Fortunatamente il suo miglior amico Max Brod non lo farà e quindi non la possiamo leggere, ma c'è una particolarità molto importante che vorrei dirvi. In entrambi i casi, sia Fibra che Kafka indubbiamente mettono su carta ciò che vivono e ciò che pensano per loro stessi. Lo fanno quindi per sublimare questo male che provano da quando sono piccoli e lo fanno, soprattutto Kafka, anche per trovare un'ipotetica soluzione. Nel caso di Kafka lui dice che se si potesse trovare un punto di mezzo con suo padre ci si potrebbe rasserenare un po' e rendere più facile il vivere e il morire di entrambi. Per quanto riguarda Fibra invece, il suo intento è quello di farsi capire meglio a chi lo ascolta. Anche in Nessun aiuto e Ringrazio lui lo mette molto in evidenza questa cosa qui, dice io voglio semplicemente essere capito di più, oppure dice che sì, so di non far bella figura ma in fondo dimmi chi la fa. Vedi poi la maschera cade, lui ammette che durante i concerti vede il volto di sua madre, sente la pressione di suo padre e in questo ultimo pezzo questo è ribadito. Quindi è secondo me importante evidenziare come sì lo facciano per loro stessi, ma anche come Fibra voglia farsi capire meglio dal suo pubblico che magari non riesce a comprendere perfettamente perché scrive e vive in determinati modi e scrive determinate cose. Nel caso di Kafka è curioso mettere in evidenza come lui abbia prima scritto un manoscritto di questa lettera, ma poi volendola mandare a Milena, che è una donna che lui ha fortemente amato, per fargliela leggere, decide di renderla un dattilo scritto. Ma la particolarità di questo aneddoto sta nel fatto che lui faceva questa cosa solamente quando era convinto di pubblicare quell'opera. Quindi una discussione che si potrebbe tenere molto interessante gira intorno a come Kafka viveva questa lettera. Era qualcosa di privato che lui voleva mandare al padre oppure qualcosa che voleva pubblicare? Qui è molto complesso perché la cosa particolare è che anche lo stile della lettera è molto analitico, freddo, preciso. Il tutto è stato scritto in una maniera straordinariamente chiara che secondo me può essere anche figlia del fatto che lui questi ragionamenti, queste cose l'ha sempre pensata, ci ha sempre vissuto parallelamente e quindi anche se l'ha scritta in semplicemente 16 giorni e anche se la conoscevano in pochi e il suo intento è difficile da decifrare, ci permette di conoscere meglio lo scrittore, come nel caso anche di Fibra. La prima cosa che dice Fibra è che quel giorno è giunto e per colpa tua iniziano una serie di accuse, dice sono cresciuto insicuro. Questa insicurezza viene anche riportata perfettamente da Kafka, che all'interno della lettera arriva anche a dire che per colpa del padre lui è proprio disimparato a parlare. Tutto nell'accusa che fa Kafka al padre gira intorno al fatto che il padre è di carattere molto forte, vigoroso, avendo faticato molto sin da piccolo perché lui è nato in una condizione molto complessa, quindi da quando è nato si è dovuto rimboccare le maniche. Tutta questa forza, tutto questo carisma ha schiacciato il figlio, che in realtà, te lo dice anche da solo, io comunque
sarai nato un po' introspettivo, molto riflessivo nelle mie, ma l'avere il tuo esempio costante, avere il tuo carattere che si riversava così fortemente su di me mi ha spento ancora di più. Questa insicurezza che vive Fibra la ritroviamo anche in Kafka. Molto spesso è figlia di un'imposizione troppo grande di un genitore che pensa di sapere tutto e quindi ti indica esattamente la via, perché lui, avendo vissuto, sa dirti meglio quello che fare e non ha voglia nemmeno di sentire cosa tu vivi, cosa tu provi e cosa vorresti tu fare. E quindi anche quel dovrei restare muto nel caso di Fibra e al contrario lo spinge a diventare una sorta di megafono e parlarne ancora di più, perché anche il Ringrazio diceva che la madre lo telefona dicendo visto che parli di casa non farlo mai più, e quindi lui al contrario, anche per il genere di musica che fa, seguendo anche molti dei suoi idoli, dei suoi modelli, ne parla. Al contrario Kafka ammutolisce completamente, lo fa attraverso solamente la scrittura che, ripeto, sotto suo desiderio sarebbe dovuta scomparire per sempre. Fanculo papà, insomma che cazzo, eri terrorizzato dai soldi, non parlavi d'altro, solo discorsi sulle bollette a cena e a pranzo. A dimostrare un po' d'affetto ti costava tanto. Qui Fibra dice che il padre era terrorizzato dai soldi, che non parlava d'altro, l'unica cosa che rimane al figlio è ascoltarlo, però lui gli chiede: dimostrare un po' d'affetto ti costava tanto? Una cosa molto simile troviamo all'interno del libro di Kafka. Più che fortemente legato al denaro, i pensieri del padre di Kafka giravano intorno al lavoro. Lui aveva una specie di bottega, era sempre molto collerico. C'è un aneddoto molto interessante che a un certo punto tutti i suoi dipendenti si licenziano di gruppo e sarà proprio Kafka a convincerli del fatto di continuare a lavorare con loro. E anche Kafka stesso sì, a volte si ritrova a dare una mano, ma preferisce prendere una carriera completamente diversa, e questo qui poi sarà un rimprovero del padre sempre, continuamente. Ma la mancanza di affetto, che è così semplice da dimostrare, ritorna allo stesso tempo anche nella lettera al padre di Kafka, che riconosce una bontà nel padre. Cioè lui dice: a volte ti smettevi a piangere quando mamma stava male, ti sei addirittura affacciato nella stanza quando io stavo male per controllare se era tutto ok, e per riguardo ti sei limitato a fare un movimento con la testa. Dice anche che ha un sorriso piuttosto affabile, ma che non veniva mai rivolto al figlio. Lui dice proprio: io non ricordo durante la mia infanzia un tuo sorriso che mi hai fatto a me o un momento che abbiamo trascorso insieme senza che io mi sentissi pesantemente influenzato negativamente dalla tua presenza. Che tornavo da scuola, in casa c'era la guerra, tu che poi lanciavi il tavolo, il piatto e la sedia. Penseranno sono un pazzo, cazzo me ne frega, mai un giorno di tregua, almeno fino adesso. Stringi in mano la penna, è uscito questo pezzo. Questa parte qui è molto intensa, molto. Continua Fibra a mettere in evidenza tutte le cose che il padre sbagliava senza accorgersi minimamente dell'effetto che faceva sui figli. Diceva che spariva per giorni, che lasciava la madre da sola in casa, e quando tornava lanciava il tavolo, il piatto, la sedia, e c'era la guerra in casa. Guerra che viene brevemente descritta anche da Kafka. Lui ha avuto 2 fratelli che ha perso in giovane età, e poi ha avuto 3 sorelle. Solo con una ha stretto un legame molto intimo, infatti sarà una delle uniche 3 persone che leggerà la lettera al padre. Infatti la leggeranno Max Brod, il miglior amico di Kafka, la madre Julie e poi anche Otla, che è una delle sorelle. E lui parla all'interno della lettera anche del rapporto che ha il padre nei confronti della sorella, che la fa molto soffrire, che quasi arriva a disprezzarla solamente per le scelte che lei ha fatto. E a un certo punto una parte che mi ha sempre colpito molto è quando dice che il padre li vede parlare, lui, la sorella, la madre, e da lontano gli potrebbero sembrare quasi dei manipolatori che stanno progettando qualcosa di sinistro contro di lui, ma in realtà quello che semplicemente fanno è ragionare con il cuore, con la testa, con il corpo, mettendo insieme tutte le loro forze per capire questo processo che alleggia tra di loro, processo in cui il padre appare come una sorta di giudice, ma che in realtà è semplicemente un imputato, schiavo di questa situazione come tutti loro. Secondo me una parte che merita molta importanza è quando Fabri dice: penseranno sono un pazzo, cazzo me ne frega. Lui prende anche in considerazione ciò che penseranno gli altri, no? I media, noi che ascoltiamo, e a un certo punto lui ammette: a me che cazzo me ne frega. Questo gli lo permette di fare il rap, ma anche tutto il percorso che lui ha fatto, penso, nella sua vita. Fibra dice: io so di avere un problema, so che ormai non posso fare niente per aggiustarlo, l'unica cosa che mi rimane da fare è poterne parlare in modo tale che qualcuno intanto si possa sentire rincuorato, come poi ha fatto anche lui, ma poi allo stesso tempo posso provare comunque a sublimare questa cosa che vivo. In generale, anche se non se ne parla con nessuno ma lo si scrive, si trova un po' di requie. Questo è capitato anche a me nella mia vita. Ogni volta che ho un problema, che ho un pensiero, già scriverlo, renderlo altro, esportarlo dalla mia psiche mi rende più freddo nei suoi confronti, sono più tranquillo, in qualche modo trovo più serenità. Non scompare mai del tutto, quindi penso neanche per Fibra, ma in generale questa cosa qui può aiutare molto. Dentro me
So di essere fottuto, sarà che non parlo con nessuno, passo dentro periodi di buio, colpa della infanzia che ho avuto. Qui la cosa particolare è che Fibra riconosce di avere un problema. Questo problema lui sa ricollegarlo a momenti che ha avuto durante la sua infanzia. I pezzi in cui lui parla di questo argomento sono tantissimi e secondo me questi lo hanno reso anche il rapper più vicino a tutti gli ascoltatori d'Italia, perché ha fatto da sempre quello che non ha fatto nessun altro e continua a farlo anche in questo disco. E se anche oggi possiamo trovare dei testi come nell'ultimo di Luché oppure negli ultimi di Marra, io credo che Fibra l'abbia fatto sempre in un modo diverso dagli altri, perché è estremamente hip hop, nel senso che lo mette proprio in mostra, cercando un po' di metterlo anche in relazione con la rabbia che ne sussegue. Viene sempre messo in mostra anche in modo molto intelligente ciò che lui ha vissuto in passato, in una periferia, in una famiglia cristiana in cui se poi bestemmiavi, ma nel senso andavi contro le regole, dovevi fermarti a pensare, no? Lui, avendolo sempre fatto, ha sempre riconosciuto questa cosa in sé. Questo lo possiamo ritrovare non solo nella lettera al padre di Kafka, ma in tutte le sue opere. Kafka ha sempre visto l'universo diviso in tre mondi: il suo, in cui si sente imprigionato, quello del padre più elevato, dalla quale lui riceve le istanze accusatorie, in qualche modo le accuse, e poi quello degli altri. E questa cosa qui caratterizza tutte le sue opere, no? Lui è sempre vissuto nella costante paura di una condanna che poi non arrivava. Lui fa l'esempio anche delle bretelle che venivano lasciate sulla sedia, no? Che anche Fibra a un certo punto dice, non in questo pezzo, in un altro dice che prendeva le cinghiate. La stessa cosa accadeva a Kafka, ma molto spesso quelle bretelle venivano lasciate lì. E sin da piccolo nella sua testa si è andato a sviluppare quel pensiero del condannato che viene portato al patibolo, gli viene messo il cappio intorno al collo, ma poi viene liberato. E quindi durante tutta la sua vita lui ha sempre sentito una spada di Damocle che pendeva sul suo capo, e questo lo ritroviamo in tutte le sue opere, no? Nelle Metamorfosi, quindi il padre che gli lancia le mele colpendolo, rallentandolo, all'interno del processo di Joseph K che viene accusato ma non sa il perché, solo alla fine viene condannato e per tutto il tempo continua a vivere ma poi viene condannato alla fine. Nel Castello è ancora forse un esempio ancora peggiore in cui ritroviamo questa cosa, e quindi in tutte le sue opere diventa di fondamentale importanza, anche come diceva Borges, il fatto che non fossero terminate. Lui, scrivendo per se stesso, molto spesso non termina le sue opere, e proprio questa infinita attesa va a combaciare con l'intento, o almeno con il malessere che lui provava. Per non pensare ai miei problemi mi son fatto 1000 fighe, mi son fatto 1000 righe, eppure continuo a sentirmi a un passo dalla fine. Sto delirando oppure no, chi lo può dire? Quello che fa Fibra qui è mettere in evidenza come, se negli anni dell'infanzia la tua famiglia è assente o in qualche modo non compie il suo dovere, poi è molto complesso capire qual è il dovere della famiglia, ma sicuramente donarti la presenza una volta che ti hanno messo al mondo è una cosa molto importante. Quello che succede se la famiglia non è presente è che ti si sviluppa all'interno una sorta di vuoto. Questo vuoto, come dice anche Fibra, proverai a colmarlo in futuro non riuscendoci. Lui l'ha fatto quindi con le donne, dice sono stato con 1000 fighe, ma anche poi facendo un gioco di parole ho anche tirato 1000 righe. Ciò che accade è che le persone più prone alle dipendenze sono le stesse che hanno avuto dei problemi familiari. E il problema però, e qui continua Fabri, dice eppure continuo a sentirmi a un passo dalla fine. Lui sente sempre che questa cosa qui non l'ha risolta e molto probabilmente non riuscirà neanche a risolverla, che non è risolvibile. Kafka invece morirà 5 anni dopo aver scritto la lettera che, come vi ho detto, non verrà consegnata. E però è importante dire che lui farà anche un'altra cosa che vi leggo. A soli 41 anni Kafka morì a Berlino il 3 giugno 1924, lontano dai genitori, la cui visita era riuscito a impedire con una lettera molto conciliante, poche settimane prima della morte. In essa rievoca anche qualche felice momento trascorso con il padre, lasciando trapelare, nella tristezza del momento, quanto il rancore della lettera al padre aveva celato: il profondo, silenzioso rammarico per l'occasione mancata. Quindi nel caso di Kafka c'è proprio la volontà di non parlare direttamente con il padre, e sfortuna vuole che lui morirà prima di lui, cosa che non accade nel caso di Fibra, che ha un distacco forzato, nello specifico la morte del padre, che gli permette di scrivere senza quel timore che lo caratterizzava prima, che nel caso di Kafka, appunto, morendo lui prima del padre, non c'è. Mio padre è morto, non l'ho mai visto sorridere, fanculo, come se dalla sua vita non avesse avuto tutto. Questa barra qui è molto deep, perché ciò che Fibra non capisce è come un padre che apparentemente sì ha vissuto molte difficoltà, ma che comunque ha avuto tutta la vita, dei figli, una famiglia, ciò che gli dice come e perché non si sia mai saputo godere un giorno della sua vita, che ogni volta che c'era non sorrideva mai, oppure doveva creare della guerra, della belligeranza in casa. Per quanto riguarda questa frase qui, Kafka in realtà non si spinge mai così oltre, cioè non arriva mai a dire che il padre ha avuto tutto, ma mette in evidenza come il padre lo accusasse del fatto che lui, Franz, avesse avuto tutto, cioè mette in evidenza come lui rimproveri il fatto che lui abbia potuto studiare ciò che voleva, che ha avuto sempre la disponibilità economica e che nonostante questo non sia diventato così forte. E Kafka dice che è proprio il fatto di aver avuto tutto
tutto e di non essersi dovuto guadagnare ogni cosa che lo ha reso diverso dal padre e ai suoi occhi più debole. C'è una metafora stupenda all'interno della lettera che dice che il padre ha dovuto fare 5 scalini nella sua vita, ma che Kafka non riesce a farli perché lui si ritrova davanti un unico scalino alto come tutti i 5 scalini scalati dal padre. Eppure sono qui che ancora ne parlo, come se fossi incastrato nel passato un ostaggio, che potevo diventare padre anch'io, ci hai pensato? Questa qui la dedica a mio padre, tempo sprecato. Come dicevo poco prima, lui si sente imprigionato nel passato, quindi si sente costretto a vivere male il presente per qualcosa che c'è stato prima e quindi non riesce neanche a immaginare bene il futuro e chiude questo cerchio dicendo: ma ci ha pensato che anch'io potevo diventare padre? Vedendo il tuo esempio, vedendo quello che è successo a casa nostra, vedendo che piega ha preso la nostra famiglia, ho evitato, non ho voluto fare, e all'interno del disco troviamo anche mio figlio, e chiude questo pezzo dicendo che questo testo lo dedica al padre, questa canzone, ma che è tempo sprecato, perché da una parte il padre è morto, ma, e secondo me qui possiamo ricollegarci per l'ultima volta al testo di Kafka, anche in vita non l'avrebbe ascoltato o almeno non avrebbe capito. Chiudo ricollegandomi al finale della lettera perché a un certo punto Kafka fa una cosa molto particolare, cioè proprio sul finire lui inizia ad immaginare la risposta che gli avrebbe dato il padre rispondendo a ciò che gli ha scritto lui. C'è proprio un virgolettato qui che dice: se ora tu considerassi nel loro insieme le motivazioni della paura che provano nei tuoi confronti, potresti rispondere, e qui parte l'ipotetica risposta del padre, che comunque è molto breve, come vedrete, e fa cadere tutto questo castello costruito da Kafka, non perché abbia ragione, ma perché il suo modo di approcciarsi alla vita è talmente duro che porta chi lo ascolta a pensare che lui abbia sempre ragione anche quando è incoerente o quando semplicemente non l'ha. E anche la madre, mi ricollego all'inizio del video, Julie sa davanti a questa immagine, questo ritratto molto impietoso del padre, che lui non sarebbe stato in grado di distinguere le offese dalle critiche, le accuse dalle assoluzioni, e quindi ha evitato. Kafka sembrava essere consapevole di questa cosa qui e lo è del resto anche Fibra. La domanda che può sorgere spontanea di fronte a questi testi è: perché scriverli? Perché mettere in bella vista, appendere quei panni sporchi che in realtà dovrebbero essere lavati in casa? No? Questa è la domanda che ci si pone, che anche Fibra dice: pensano che sono un pazzo. E vi leggo la risposta che dà in un'intervista che secondo me è di fondamentale importanza anche per noi che lo ascoltiamo da così tanti anni. La mia roba va perché è interessante, perché sono sempre al limite, non ho mai fatto particolari scelte per vendere, ho sempre voluto vedere dove potevo arrivare, non ho mai fatto in modo che la mia musica arrivasse sempre più in là. È il mercato che è andato sempre più in là. Io cerco solo di adattarmi a quello che succede, ma sono pronto a qualunque scenario perché ci sono già passato, e per me sarebbe semplicemente un ritornare a fare qualcosa che ho già fatto in passato. Non mi dispiacerebbe, non mi dispiace da dove vengo. Sono cresciuto ascoltando gente che parlava di tossicodipendenza, di problemi familiari. Ho sempre ascoltato dischi di chi raccontava i cazzi propri, e quando li ascoltavo ero grato a queste persone che si aprivano e mi raccontavano la loro vita, come se meritassi di partecipare a quella verità. E in qualche modo questa cosa mi consolava per i cazzi miei, per i miei problemi, e mi rendeva la situazione meno grave, perché capivo che quel disagio era condiviso. Perché non farle quindi? Perché non provare a essere qualcosa di più? Oggi questa cosa della libertà di parola ha ucciso la libertà di parola, nel senso che tutti hanno paura di dire qualcosa perché tutti possono dirti qualcosa, e quindi pensi che non puoi scrivere un pezzo su tuo padre perché chissà cosa poi pensano gli altri. Ma io mi chiedo, qual è il limite? Cosa non si può scrivere? Se non ti piace qualcosa non l'ascolti, ma non c'è un limite alla scrittura, non è la vita reale. Nella vita reale ci sono limiti, nella scrittura no. Io voglio andare oltre per sapere cosa succede, cosa fa sentire, creare emozioni.